In cinofilia c'è una forte umanizzazione che spinge verso la banalizzazione del cane e della nostra relazione con lui. Oggi ne parliamo in un'intervista davvero preziosa e insolita con la dottoressa Ilaria Lombardi, psicologa, psicoterapeuta a orientamento cognitivo. Ciao Ilaria. Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti. Allora Ilaria, l'attaccamento è una fase forse tra le più importanti perché si compie in un raggio di tempo molto stretto, molto immediato, ma che ha ripercussioni anche nel resto della vita, nella fase adulta. Cos'è l'attaccamento e perché è importante? Ma diciamo che l'attaccamento, secondo la teoria di tipo cognitivo, è uno dei sistemi motivazionali che sono stati definiti come fondamentale per lo sviluppo dell'individuo. Si sviluppa e si struttura sostanzialmente entro i primi 3 anni di vita ed è in realtà il contraltare dell'accudimento. Ossia la motivazione a avere una figura di riferimento che diventa fondamentale rispetto al mantenimento e al soddisfacimento di quelli che sono i bisogni primari. In primis, soprattutto nei primi mesi di vita, quello di fame, sete, essere accuditi, puliti, tenerezza e quant'altro. Successivamente la figura di attaccamento diventa poi fondamentale anche nell'esplorazione dell'ambiente. Sostanzialmente il maggior teorico rispetto a questa teoria dell'attaccamento, un po' come la intendo io, è stato John Bowlby, che aveva una formazione di tipo psicodinamico che si è poi evoluta rispetto al suo interesse alle teorie evoluzionistiche, che sono state poi quelle di Darwin e Lorenz, ed ha sviluppato poi quella che è la sua teoria dell'attaccamento nei bambini. Ha fatto sue anche le teorie di Mary Ainsworth rispetto ai 3 pattern di attaccamento fondamentale, che se vuoi poi potremmo anche vedere. Diciamo che l'influsso dell'etologia è stato fondamentale, perché se pensiamo che i sistemi motivazionali, che tu conosci meglio di me, in cinofilia, hanno in realtà una parte speculare inumana, solo a un livello di evoluzione diverso. E anche in cinofilia, ad esempio, gli studi di Bowlby sono molto, molto usati, anzi su questo c'è un forte rimbalzo per andare a vedere gli studi sull'attaccamento. In realtà, sì, scusami se ti interrompo, io nasco come psicologa, psicoterapeuta, e poi mi sono resa conto, da quando ho adottato il mio cane, di quanto in realtà lavorando con lui, facendo stage e quant'altro, in realtà quelle che erano un po' le mie teorie sviluppate, utilizzate per il mio lavoro professionale si rispecchiassero, e questo è stato veramente da una parte un'illuminazione. Mai avrei immaginato 9 anni fa, adottando Ulisse, che avrei scoperto un mondo. Allora, in cinofilia ci sono vari gradi di attaccamento, quello con la madre con i cuccioli nei primi 2-3 giorni di vita, grazie alle stimolazioni meccaniche, ai ferormoni, agli steroidi, e poi quello del cucciolo nei confronti con la madre intorno alla 3ª settimana di vita. Poi c'è un altro attaccamento o socializzazione secondaria, quello del cane con l'uomo o con gli altri animali, che si realizza intorno alle 5-8 settimane, tendenzialmente entro i 3 mesi di vita. E questa fase è molto molto importante, perché andrà a dare le competenze emotive al cucciolo per poi gestire la propria vita anche nella fase adulta. E molto spesso, ecco, questo non viene considerato, non gli viene dato la giusta importanza, quindi parliamo di cucciolate casalinghe senza le giuste competenze, senza la giusta esperienza. Purtroppo però quella fase poi di attaccamento compromessa andrà a formare l'adulto di domani. Tu su questo hai esperienze nel tuo ambito inumano? Allora, per quanto riguarda invece l'attaccamento in umana, devo dire che le fasi possono essere più o meno di sviluppo dell'attaccamento, sono state definite più o meno come 4.
perché dobbiamo pensare che il bambino entro le 12 settimane non ha ancora la capacità di discriminare tra le figure di accudimento, però ha la possibilità di far cominciare a strutturare delle immagini rispetto agli odori e ai suoni che sente e anche alle modalità che la figura di accudimento ha con il tatto. Successivamente, e andiamo sostanzialmente fino al settimo mese più o meno, la capacità di discriminazione aumenta fino ad arrivare ad essere strutturata, quindi il bambino riesce a discriminare tra la figura di attaccamento primaria ed altre entro i 9 mesi. Dopodiché, dai 9 mesi ai 3 anni, quindi l'ultima fase, il bambino comincerà a fare esperienze di esplorazione del mondo sulla base del tipo di attaccamento che ha sviluppato. E quindi più l'attaccamento sarà di tipo sicuro, più il bambino avrà la capacità di fare esperienze nel mondo, sapendo che anche soltanto girandosi, senza addirittura dover fisicamente tornare alla mamma, sa che avrà un punto di riferimento, la famosa base sicura, a cui far riferimento al momento in cui si trova in una situazione di disagio, di pericolo, che sia un rumore piuttosto che una situazione tra virgolette nuova. Diciamo che questi primi 3 anni di sviluppo dell'attaccamento sono poi fondamentali per il bambino, l'adolescente, il giovane adulto e l'adulto che avremo in futuro, perché in questi 3 anni si sviluppano quelli che vengono definiti dalla psicologia cognitiva i modelli operativi interni, certo, che sono degli schemi mentali che noi utilizziamo per fare previsioni su noi stessi, sull'altro e sul mondo e anche sulla nostra relazione con l'altro nel mondo, quindi è veramente fondamentale. E ancora l'esplorazione in cinofilia è praticamente uguale, no? Con i due tipi di esplorazione, conflittuale o a stella, dove il cucciolo si allontana, concepisce l'allontanamento con la madre e ritorna subito verso la base sicura, e l'esplorazione orbitale o integrata, cioè dove riesce a concepire, a tollerare questo distacco dalla madre, è più preso dalla curiosità dell'esplorazione piuttosto che dalla paura del distacco. E anche questo poi andranno a prevedere in un certo senso quale sarà l'adulto di domani. Quindi comunque è una fase davvero molto molto importante che non deve essere banalizzata, però ecco, molte volte o il distacco precoce dalla madre o con i nostri interventi un po' troppo morbosi andiamo a ostacolare. Forse, e qui faccio solo un passo in cinofilia, poi giuro che torno subito indietro. No, vieni. Siamo più sensibili per quella che è la mia esperienza sì. in cinofilia, a vedere come il distacco precoce dalla madre possa dare problemi dal punto di vista meramente organico, tipo non è stato allattato, meno, ha più problemi dal punto di vista del sistema immunitario, eccetera, rispetto alla problematica che invece poi c'è a livello emotivo, cioè tutte le competenze. Io ho visto dei video dove mamma cagna fa dei cazziatoni, scusatemi il termine proprio poco tecnico, ai cuccioli che solo una mamma cane può fare. Noi non ci possiamo sostituire da genitori di cani a fare quello che non siamo capaci di fare, ma perché parliamo linguaggi assolutamente diversi, questo sì. Quindi secondo me è sottovalutato, mentre in umana no, probabilmente in cinofilia è ancora sottovalutato. L'aspetto che più mi piace dell'attaccamento è il suo scopo, il suo fine ultimo, cioè il distacco. Sembra un po' un ossimoro questo, no? È il senso del riuscire a fornire la sicurezza e quindi le competenze per poter poi camminare autonomamente. Se può essere utile e interessante, ti farei solo un breve riferimento rispetto a quelli che sono stati un po' identificati come i 3 pattern di attaccamento. Assolutamente. Poi ce n'è un quarto che è stato strutturato successivamente. Mediante gli studi con la Strange Situation, che adesso brevemente ti dico come si svolge,
sono stati appunto, come dicevo, strutturati tre pattern di attaccamento, che è l'attaccamento sicuro, quello evitante e quello ansioso resistente. Successivamente ne è stato strutturato un altro, che è quello disorganizzato, che è quello veramente più problematico. Poi magari ti dico anche perché. Nella Strange Suit, come hanno fatto un po' a capire come funzionavano i modelli di attaccamento del bambino rispetto al genitore? Vengono fatti entrare mamma e bambino in una stanza che il bambino non conosce, dove ci sono delle sedie e dei giochi. Il bambino quindi per circa insomma, 3 o 4 minuti può interagire con la mamma, giocare da solo, coinvolgerla, eccetera. La mamma nel frattempo si legge una rivista. Dopodiché entra un estraneo, assolutamente sconosciuto al bambino, per un po' sta zitto, poi interagisce prima con la mamma e poi cerca di coinvolgere il bambino. E in una fase successiva la mamma esce e qui da uno specchio unidirezionale si comincia a vedere in primis come il bambino aveva interagito precedentemente, dopodiché come si comporta al momento in cui c'è il distacco fisico dalla mamma. Certo. Dopodiché la mamma rientra, l'estraneo esce e anche lì si vede fondamentale la reazione del bambino al ricongiungimento con la madre. Dopodiché la mamma esce lasciando il bambino da solo e dopo un paio di minuti rientra prima l'estraneo e poi la madre. Si sono strutturati questi 3 tipi di attaccamento. L'attaccamento sicuro, che cosa succede? Il bambino logicamente inizia ad interagire con i giochi, non ha problemi ad interagire con l'estraneo che arriva, protesta in modo importante, logicamente consideriamo che sono bambini di circa 12-13 mesi, quindi sono piccoli, protesta all'assenza della madre, ma si ricongiunge in modo assolutamente tranquillo con lei facendosi subito consolare. Questo è un attaccamento sicuro. Lui sa che quando la madre rientra avrà quello di cui necessita. Certo. Nell'attaccamento invece evitante, il bambino si vede che non protesta neanche più di tanto quando la mamma si allontana. E al momento in cui si ricongiungono c'è la possibilità o che il bambino continui a fare quello che stava facendo oppure che diventi inconsolabile e quindi diventa veramente un po' problematica, comincia a capirsi che c'è qualcosa che non va. Invece per quanto riguarda il bambino diventa assolutamente, fa come se la mamma non fosse rientrata, quindi nessuna protesta. Invece nell'ansioso resistente il bambino protesta sia quando la mamma va, che se ne va, sia quando la mamma rientra e quindi che cosa succede? Diventa inconsolabile. Nelle 3 situazioni si prevedono 3 tipi di accudimento diverse, ossia nel primo caso un attaccamento sicuro dove la mamma riesce a dare al bambino le sicurezze e le competenze di cui ha bisogno. Nel secondo caso, quindi quando il bambino fa come se la mamma non se ne fosse neanche andata, abbiamo dei genitori che molto spesso sono dei genitori che non soddisfano le esigenze del bambino, quindi il bambino precocemente comincia a dire vabbè, devo far da solo. A livello emotivo però che cosa succede? Che nel bambino si struttura un senso di non amabilità, certo. Perché se io cerco il conforto della mamma e non ce l'ho vuol dire che non me lo merito. Nell'ultimo caso, che è quello dell'ansioso resistente o ambivalente, come viene chiamato, il bambino sperimenta una figura di attaccamento che è ambivalente, a volte risponde, a volte non risponde. In questo caso, a livello emotivo, c'è sicuramente una non amabilità, dall'altra parte però c'è una difficoltà a strutturarsi quelli che prima chiamavamo modelli operativi interni, perché io non so cosa prevedere, una volta mi risponde, l'altra volta non mi risponde. Certo. Nell'ultimo, e poi insomma ti lascio la parola, che è quello disorganizzato, è quello veramente più problematico, in cui i comportamenti del bambino non sono assolutamente congrui alla situazione e vengono visti nella maggior parte dei casi in situazione drammatica di abuso e maltrattamento, dove soprattutto c'è un genitore, ed è stato visto molto spesso, di madri che hanno, ad esempio, che subiscono dei lutti importanti quando sono in gravidanza e che non vengono supportate successivamente al momento in cui il bambino nasce. Quindi il bambino ha una figura di riferimento che non solo non risponde in modo adeguato, ma sembra addirittura spaventata da lui, quindi non è congruo il modo in cui si pone al bambino.
Sì. Quindi questi sono sostanzialmente i 4 pattern. Ecco, per tornare in cinofilia, questi riverberi dei vari modelli di attaccamento non li riscontriamo nei cani distaccati precocemente dai genitori, non so, che nascono in canile, o anche quelle cucciolate casalinghe forzate, dove magari la cagnolina non è pronta per affrontare una gravidanza e quindi la maternità, ma comunque deve farla, molte volte solo per un nostro desiderio, insomma. È tutto sì, davvero molto diffuso, e tutto questo provoca poi i vari problemi di attaccamento, col cucciolo che ha difficoltà nei contenimenti emotivi, ma anche nell'esprimere le proprie emozioni. Spesso nei cuccioli che salgono con le staffette dal sud, no? Staccati precocemente, notiamo un primo momento di chiusura, quindi il cucciolo quasi apatico, per il proprietario è troppo buono, poi quando invece inizia a esprimere tira fuori tutti i problemi derivanti da un mancato attaccamento, dalle esperienze. Purtroppo qual è il guaio? Che il cucciolo quando comincia a esprimersi vuol dire che fa un tentativo di apertura, no? Vuole affidarsi. Ovviamente tirerà fuori tutti i problemi accumulati e molto spesso proprio in quella fase viene dato via, in canile, o viene restituito perché ringhia, morde, fa pipì, insomma. Perché prima era bravissimo. Esatto. E tutto questo produce dei guai emotivi davvero enormi. In cinofilia, a mio parere, si sono fatti parecchi passi avanti per quanto riguarda i maltrattamenti, però c'è un'inconsapevolezza che forse è dilagante, perché difficilmente riconosciamo l'alterità del cane. Il concetto di reificazione, ovvero trasformare il cane in un oggetto che mi possa appagare, è molto molto diffuso ed è molto frequente ed è attivato soprattutto dai cosiddetti buoni, no? Dai quelli che non tirerebbero un calcio, non darebbero mai uno schiaffo al cane, però fanno tutto il resto. Quindi... Il troppo amore è comunque maltrattare, cioè è soffocare, non far crescere. E questo ci dà in là alle derive dell'attaccamento, una fase fondamentale dove si reclama la presenza della base sicura, però ecco, l'attaccamento è soggetto anche a delle derive, a delle patologie che possono andare in un verso o in un altro. Ad esempio quello che dicevi tu, cioè la morbosità, il troppo attaccamento può portare a un rapporto di dipendenza, e qui però stiamo parlando di patologia. Sì, perché è molto facile parlare di un attaccamento disorganizzato, perché è palese quella situazione lì, è palese che a monte c'è una situazione di tipo psicopatologico nella figura di accudimento che poi si riverbera sul bambino. È come vedere un proprietario che dà un calcio al cane, certo. È palese. Dall'altra parte però figure di accudimento troppo intrusive che si sostituiscono costantemente al bambino, non lasciandolo libero di esplorare, no perché là ti fai male, no perché lì ti sporchi, il bambino non ha la possibilità di fare esperienza e quindi per forza di cose è un processo evolutivo che si blocca perché viene inibito, diciamo, insomma, tra virgolette in termine poco tecnico, soffocato dal genitore. Per forza di cose, non potendo sperimentare né le cose positive e neanche la frustrazione rispetto al fatto ok, ti sei caduto, ti sei sbucciato un ginocchio, va bene, c'è rimedio. Se tutte queste esperienze il bambino non le può fare, non avrà la possibilità di strutturarsi come persona autoefficace, non avrà la possibilità di fare esperienze emotive di un certo tipo, quindi non può crescere e non può neanche rendersi autonomo. In umana questo fenomeno è conosciuto come genitori elicottero, no? Quelli iperprotettivi. Sì. Esatto. Sai, il concetto, oltre ai divieti, non fare questo, non fare l'altro, è quello di proiettare sul cane delle nostre esigenze, dei nostri fabbisogni. Qui la vittima sacrificale in cinofilia preferita sono le cosiddette razze da compagnia. Quindi i toy. Sì, chihuahua, barboncini, maltesi e quant'altro, perché ecco i proprietari sono pronti a riempirli di fiocchettini, vestitini, scarpette, profumi, non li fanno socializzare, non li fanno uscire, non li fanno toccare terra. Esatto,
cioè impedendogli di realizzare anche quelle connessioni cerebrali, quelle connessioni sensoriali fondamentali per il cane. Però loro vedono il bambino o che non hanno ancora, o che non hanno più, nel senso, e quindi impediscono al cane proprio di crescere, li rendono anzi insicuri, inetti. E poi sono quelli che si lamentano perché sono cani che abbaiano a tutti i cani, perché in realtà sono cani non socializzati, quindi possono solo che aver paura del loro specifico. Rispetto alle connessioni sinaptiche è proprio una questione di quella che in neuroscienze si chiama potatura sinaptica, cioè non gli dai la possibilità di creare le connessioni che sono poi fondamentali e che, non dimentichiamoci, poi verranno trasmesse nelle generazioni, che sono proprio evoluzionistiche pure. In umana mi immagino appunto questi genitori elicottero, come li hanno definiti le due autrici del libro, sono due giornaliste tedesche. Mi immagino un elicottero piuttosto che un drone che sorvola sempre e addirittura si sostituisce al bambino al momento in cui deve gestire le cose più banali, cioè tipo relazioni amicali con più o meno i coetanei. Ma non dimentichiamoci dei professori vessati per i voti non dati, e sono genitori che non solo con i bambini di età scolare, ma anche con gli adolescenti e i giovani adulti tenderanno a sostituirsi. Negli studi che sono stati fatti, soprattutto americani, quindi l'Università del Minnesota, quelle parti lì, sostengono che nella maggior parte dei casi sono genitori a loro volta frustrati e insoddisfatti rispetto a degli obiettivi che loro si erano prefissati, che sono stati raggiunti, e che quindi tendano a proiettare poi sul figlio queste aspettative loro che sono state assolutamente disattese. Quindi rischiamo di fare dei figli infelici perché devono assolutamente fare l'avvocato, anche se loro vorrebbero fare il pianista, perché il genitore non è riuscito a diventare avvocato. Quindi sono soffocanti e secondo me è maltrattamento, perché non gli dai gli strumenti per poter crescere, per poter essere autonomo nella vita. Infatti proprio su questo due curiosità. C'è uno studio del 2014 in cinofilia dove va a esaminare un po' i comportamenti aggressivi sia rivolti agli altri cani o agli estranei, e curiosamente comportamenti aggressivi verso i proprietari sono molto frequenti nelle cosiddette razze toy o nelle razze da compagnia, Chihuahua, Maltesi, Shih Tzu e quant'altro. Lo vediamo in video. Questo perché appunto queste razze servono a noi per colmare delle lacune. Non riconosciamo i problemi che possono essere un abbaio isterico e frequente, pipì dappertutto, anche fuori contesto e quant'altro. Per noi sono i nostri bambini. Invece in umana, un'altra curiosità: nel 2011 c'è stata una sentenza della Cassazione che ha condannato una madre iperprotettiva perché sostanzialmente è carenza di affetto nei confronti del figlio. Quindi il viziare i nostri cani, cioè è bene che ce lo mettiamo in testa, non è amore. Il proibire probabilmente, perché nel caso della sentenza della Corte di Cassazione in effetti era una madre di quelle veramente eccessivamente protettive, iperprotettive, quindi per forza di cose, come dicevamo prima, non è né educativo né funzionale per il bambino / adolescente. Nel caso nella situazione invece della cinofilia, non dobbiamo dimenticarci che, per quanto riguarda insomma la mia poca esperienza, c'è poca disponibilità forse del proprietario a mettersi in discussione e a leggere i segnali del cane, perché prima di arrivare a mordere ce ne dice tante di cose, poi è esasperato, non si può, non danno probabilmente la possibilità al cane, scusate, di fare il cane, cioè ha bisogno di sporcarsi, di annusare le pipì degli altri cani, tutte cose che sono nella sua natura, e quindi questo non è amore, assolutamente. Infatti il nostro motto è proprio quello: come e perché trattare i cani da cani, anche perché personalmente, ora non so come la pensi tu, lo trovo triste
per dimostrare, ostentare il nostro amore verso i nostri cani, equipararli ai bambini, ai nostri figli. No. Non lo potresti amare semplicemente perché è un cane, per dirti, invece lo devi assimilare al bambino. Perché? Nel mio caso io ti posso dare insomma la mia esperienza. La decisione di prendere un cane era per una passione mia che è sempre stata assolutamente sfrenata nei confronti dei cani. A me personalmente dà una sensazione di completezza. Certo. Mi sono interrogata diverse volte su perché un cane di canile, perché tutto il lavoro che hai dovuto fare, ma proprio rispetto al fatto che c'è questo senso di come se andasse, se fosse stato sempre così, c'è un rapporto anche lì che però parte, si struttura, è una cosa che ho imparato con il tempo, perché sicuramente da adottante assolutamente incosciente credevo che ci saremmo visti amati per tutta la vita come nelle favole, invece non è stato così, è stato un cane in effetti per certi aspetti problematico, a cui io ho dovuto ho dovuto farmi aiutare, ma Certo. se non mi fossi messa in discussione io, probabilmente la nostra relazione sarebbe finita molto presto, però bisogna avere anche l'umiltà di mettersi in discussione. L'umiltà, l'intelligenza, prendiamo il cane e forse si fanno anche i figli per rispettare delle nostre aspettative, no? Poi invece ci sono le deviazioni, ci sono gli imprevisti. Sì, anche forse la sensibilità emotiva per renderci conto che, insomma, che ha una sua, per dirla inumana, ha una sua personalità e ognuna, soprattutto poi, insomma, i patiti delle razze, ma questa non è una critica, insomma, Sì. Assolutamente, ognuno poi è libero di fare la sua scelta. Certo. Però sembra più l'idea di voler ostentare il cane che va di moda piuttosto che la razza particolare. Però è un nostro bisogno, non l'ha chiesto lui. Tendenzialmente si scelgono il cane per questioni estetiche, per il VIP di turno che lo possiede, quindi ovviamente non è sempre così. La questione estetica poi al momento in cui tu ti scontri con i problemi, perché a tutti piace l'abruzzese patatone, poi cresce e diventa un po' complicato poi da gestire. Sì. E per quanto riguarda questa deriva dell'attaccamento, ad esempio in cinofilia riscontriamo cani con ansia da separazione, con carenze comunicative belle forti, non si concepiscono senza la presenza del proprietario, quindi abbiamo quei cani che piangono e grattano per le porte chiuse e magari il proprietario è contento perché pensa che il cane voglia bene, in realtà ti sta manifestando dell'ansia. E per me un altro aspetto molto triste sono cani che non amano la libertà, cioè in quei contesti dove possono magari essere sciolti dal guinzaglio, non si distaccano dal proprietario, lo seguono e sono l'ombra del proprietario. E quella per un cane è un qualcosa veramente di triste, che dovrebbe invece esplorare. È l'equivalente inumana del bambino che è sempre attaccato al genitore, che anche se ha la possibilità ai giardini piuttosto che al parco di fare esperienze con dei bambini della sua età, di andare sull'altalena piuttosto che sulla giostra, piuttosto che cadere, ok? Non lo fa, ed è in realtà un rapporto simbiotico che non è direttamente proporzionale a quanto il bambino vuole bene al genitore, ma quanto non gli sono stati dati gli strumenti e le competenze per potersi sperimentare anche nel distacco. E questo in realtà è poi una deriva dell'attaccamento. Sì. L'altra deriva dell'attaccamento, se vogliamo solo semplificarla in due, è un distacco emotivo completo. Quindi ad esempio in cinofilia prendo il cane, lo sbatto, lo butto in giardino, nel box, a catena, lo faccio dormire subito solo, lo tratto già in maniera severa perché deve capire chi comanda. Maschio alfa. Sì. Queste sciocchezze che ormai negli studi non trovano più ragione di esistere, invece nella Vox Populi continuano ad andare avanti. E se ci pensiamo rispetto alle due derive che hai appena citato, sono in realtà l'equivalente di quello che sono i due tipi di attaccamento insicuro, perché logicamente se io figura di accudimento ti lascio in giardino e
mi relaziono con te solo per portarti da mangiare e aprirti il box per pulirtelo, è veramente poi è l'attaccamento evitante. Dall'altra parte invece c'è un cane che non riesce a separarsi, che protesta costantemente ed è in realtà un attaccamento di quelli ansiosi e ambivalenti. Perché anche qui poi c'è un problema. Chi tratta il cane come un militare, no? Sempre da Capobranco, Alfa e tutte queste sciocchezze qui, in realtà riscontra, secondo il loro punto di vista, un attaccamento forte del cane. In realtà quello più delle volte è un atteggiamento petitivo, quindi il cane Cane sottomesso? esatto, no? Inibito, sottomesso, che per anticipare una punizione o un rimprovero cerca un attimo di prenderti con le buone, sostanzialmente. Anche in umana penso che ci sono queste Sì, condizioni. perché in realtà sono i genitori, ad esempio, dei bambini con attaccamento evitante che molto spesso dicono: "Ah, guarda com'è bravo, gioca da solo, fa questo da solo, insomma, è autonomo". È autonomo probabilmente perché in una fase precedente dell'attaccamento ha capito che le richieste venivano disattese e ha dovuto imparare a fare da sé. Sì. E quindi è un'autonomia forzata, legato al fatto che non ha aspettative di risposte rispetto alle sue problematiche che arrivino dal genitore, dalla figura di accudimento, di solito uno dei due genitori, verosimilmente molto spesso il caregiver è sempre la madre con cui si struttura il legame Sì. più forte. Sì. La cosa triste è che appunto queste persone vedono nel cane un soldatino obbediente e pensano che sia anche felice, oppure c'è chi si vanta che il proprio cane, quando torna dal proprietario che lo chiama, si faccia pipì sotto, no? Perché in questo caso il proprietario... Come? FIFA. Ah beh, sì. Tanti dicono si fa la pipì addosso perché è contento di vedermi, in realtà è proprio la deriva della paura un po', probabilmente. Sai, la cosa triste è che magari qualcuno riconosce la paura però si sente forte perché il cane mio mi teme e quindi io sono veramente il condottiero, Sì. insomma. Sì, passami il termine, sono proprio quello figo. Sì, sì. Che magari avrebbero... Perché la problematica lì è rispetto a come tu ti vivi. Se hai bisogno di sentirti forte perché il tuo cane ti teme, vuol dire che in quante altre situazioni al di fuori di quel contesto tu invece ti sei sentito sottomesso. Bravo. Sono quelle persone che magari avrebbero bisogno di parlare con te. Qui è uscito un altro spunto molto interessante che si lega a un'altra intervista che abbiamo fatto al professore di zoologia Biagio Danielo. Secondo lui la gestione del cane è legata molto al livello culturale dei proprietari e quindi abbiamo parlato se ti metti in discussione, se sei umile, quindi vedi poi come le varie materie, le varie esperienze di vita si ricollegano. Quindi, assolutamente. Per concludere, possiamo dare una sorta di strumenti per autodiagnosticare queste derive e quindi per fermarsi e tornare indietro? C'è modo che il proprietario possa realizzare queste cose? Ma allora, al momento in cui il cane manifesta delle problematiche, l'idea è quella, per quanto riguarda la mia esperienza, sicuramente di farsi supportare da chi fa quello di lavoro. Poi ci possono essere dei suggerimenti, anche poi non è detto che il percorso di lavoro con voi è un percorso ad oltranza. Se c'è la sensibilità di riconoscere il problema, scusa, ci sarà anche la sensibilità per mettersi in discussione, però ci vuole, secondo me, uno sguardo esterno che veda il binomio e che si renda conto dove c'è la possibilità di correggere. Di lì poi le persone possono fare un percorso, sicuramente si possono autoregolare, però il mio suggerimento è sempre quello un po' di farsi dare una mano. Cioè, se io ho un problema, facendo il parallelismo, ho un problema di ansia, mi sveglio la mattina sempre con la pressione alta, la tachicardia, sono sotto stress, in realtà la ricerca è vado dal mio medico piuttosto che da uno psicologo. Allo stesso modo ho un problema di relazione con il cane che mi sta dando dei segni di disagio, facciamo dare uno sguardo a chi la sa.
passami il termine. E purtroppo a volte manca il partire col piede giusto. Prendo un cane, voglio sapere come accontentarlo, come farlo felice. Invece il punto è il contrario, prendo il cane perché così io sono felice. Sì, perché dobbiamo, insomma, una delle prime cose che mi sono state spiegate quando ho deciso un po' di farmi aiutare con il mio cane era stato andarmi a riprendere la scala dei bisogni di Maslow, che è applicabile in umana ed è applicabile in cinofilia. Cioè, da una parte il proprietario che si sente figo e lascia il cane in giardino soddisfa solo i bisogni di base, gli do da mangiare, gli do da bere, ha una cuccia, dov'è il problema? Quello iperprotettivo è il contrario, cioè soffoca senza portare però il cane ad avere un'immagine di sé positiva, perché non gli dai gli strumenti per poterla avere. Quindi va bene che possiamo salire in più qualche gradino, però comunque non ha le competenze per potersi neanche sperimentare con un conspecifico. Sì. E quindi sì, è una deriva. La piramide di Maslow è uno dei nostri cavalli di battaglia, nel senso, perché in linea generale ti può dare tanto. Poi è chiaro che ogni scalino della piramide deve essere implementato esatto. Non è che puoi partire, insomma, man mano si sale. Insomma, iperprotezione e maltrattamento sono un po' due facce della stessa medaglia, sia in umana che in cinofilia. Sì, devo dire che sono assolutamente speculari. Va bene, grazie mille Ilaria. Grazie a voi. Magari ci vediamo per un'altra intervista.